Questa bellissima e terza giornata milanese ai Navigli, questi 4 bellissimi ragazzi andranno in un bellissimo negozio di dischi a comprare dei vinili a caso bendandosi per poi farci dei beats. Random samples. Sul serio? Ma cosa mi dici che da qui non uscirà niente più? Ehi, può chiudere? Ci hanno cacciati fuori dal negozio prima che io potessi comprare il mio disco e quindi andremo a cercare un altro negozio per continuare la nostra impresa. Li hanno proprio cacciati, infatti l'ho visti, è stato proprio brutto vederli cacciati, ma non come la caccia una volta, proprio li hanno proprio... Quindi adesso cosa si fa? Quindi vediamo se troviamo un altro negozio, però è domenica, è ora di pranzo. Sei arrabbiato, immagino. No, perché io amo incondizionatamente tutta l'umanità, anche se sono dei figli di puttana. Bene, abbiamo visto il sacro momento della pesca, ora andiamo a vedere che cosa hanno combinato quei ragazzacci con i dischi che hanno prelevato. Il primo disco che ho pescato, sezione pop rock, figlio di un'attrice e di un torero, amico di famiglia di Pablo Picasso e Ernest Hemingway, Miguel Bosé è venuto fuori da questa cosa. E il disco si chiama Singolo. È stata dura, molto dura. Ho fatto 2 beat. Questo è il primo pezzo che ho utilizzato, l'ho preso da sto disco qua. Spacca. E il beat che è venuto fuori. Vabbè, la linea di basso l'ho aggiunta. Anche vero, Sì. Poi la batteria ho cercato di tenerla abbastanza storta. La cosa figa è che qua c'erano già i piatti del campione originale, che quindi davano già un po' di questo. Quindi ho dovuto solo aggiungere esatto la diretta alla fine. E poi ho aggiunto sto synth che si sente qua. Spacca. Che dite? Ottimo. La batteria non l'hai campionata da questi dischi? No, le batterie non ho campionate perché questo qua non aveva delle batterie interessanti e comunque erano con strumenti sopra, cioè non c'erano dei break, niente di che. Il secondo disco che ho usato è questo qua, Bix Beiderbecke, che io non avevo mai sentito prima, ma in realtà è uno dei più grandi trombettisti del primo Novecento, di jazz bianco, diciamo. Questo è una specie di best of, per fortuna mi è capitato un bel disco. Il suo pezzo più famoso è Singing the Blues, tipo, il suo più famoso. Io ho usato Stardust, c'era un giro che sembrava un disco di Jay-Z praticamente. Questo è quello che ho campionato io. Eccetera, eccetera, poi diventa qualcosa, però è un bel giro. Espresso.
suonava un po' tanto 90, quindi poi ci ho messo dei piattini un pochettino più, che facevano dei giri un po' più trap, diciamo, per dare un pochettino più di modernità al pezzo, però secondo me il sample aveva quell'immaginario lì dietro. Super Sì, sì. bomba. Piace. E c'era un giro che avete sentito alla fine del sample che era già lì pronto, però non durava quei 4 quarti, ho cercato un po' altri pezzetti all'interno ed è venuto fuori poi il giro. Fai solo sample e batteria? Esatto. Sì, qua non ho messo basso né niente, perché secondo me suonava già figo così. Ci ho aggiunto 2 campioni, uno di Pusha T, l'altro dei Mobb Deep, ma tanto così per dare l'impressione di quell'immaginario degli anni 90. Io ho pescato Pino Calvi, che era un jazzista, suonava il piano, e questo qui è un disco di cover. Ho campionato I It Ain't Necessary So di George Gershwin. Gershwin. E mi mancava. Ci stava questo disco? Beh, Che bomba! Dai! Questo qua è il beat. Justy Crackle qua. Check this out. Sono i campioni dei Rangers di Ulai. A me viene più in mente rock marziano. Non so se Sì, è bello. Cioè, se ci togliessi le percussioni sembrerebbe un beat di su quello stile Sì, lì. esatto, se fosse un po' più dritta. Esatto, però pazzesco. Vabbè, poi c'è una piccola variazione. Basso era nel sample. Sì, sì. L'ho filtrato. Ho fatto una sfiltrata. Ci sta. Hai messo anche uno shake? Tipo un crash tenuto molto basso di volume, Ah, ok. perché sennò era troppo. Comunque figata. Bello. Bella. Il primo di cui vi parlo è di Glenn Frey, The All Nighter, che è un album anni 80 classico. Lui è uno degli Eagles e nel periodo in cui si erano sciolti si è fatto i cazzi suoi e ha fatto degli album, tra cui questo. Qua abbiamo Let's Go Home, da cui ho preso, diciamo, il giro, anche se non un po' tagliuzzato. È neanche troppo anni 80. Il resto del disco è molto più anni 80, questo è un pochino più. Ricorda un po' la roba, suona tutta super niga, la mia suonava. Ricorda un po' infatti anche in Time Why, quella da cui Neff aveva campionato in uno spesso una castellana, sì, non tradire mai, che era sempre degli Eagles. Ah sì, un po'. No, se vi faccio sentire il resto è molto più. Da un altro pezzo, devo farvelo ora, ho campionato delle batterie perché io ho voluto fare tutto quello che ho usato per il beat da questi due dischi. Quindi anche se c'erano delle cose proprio inusabili sono adagiate. Da qua ho campionato tutte le parti di batteria che ho usato nel beat. Questa è Earl Hines ed è un pianista. Quindi hai preso quella specie di ballata per la parte melodica e le batterie. Per l'accompagnamento e per le batterie quell'altro pezzo. Da questo invece ho preso delle parti di piano che ho taroccato per farle suonare con l'altro disco in chiave. E il pezzo è Moonlight in Vermont. Da qua ho preso diversi punti. Lo sapevo già che l'avresti usato questo quando lo sentito. Da qualche parte ho preso delle batterie, però erano tutto nascosto, quindi adesso non so se riesco a trovare. Ed ho
campionato una nota di contrappasso. Ho trovato un punto dove c'era questa nota di contrappasso da sola. Allora l'ho associata ai vari tasti della tastiera, ci ho messo un glide in modo che si potessero fare gli slide con il contrappasso insieme alla parte del contrappasso. Ho fatto la stessa cosa con una nota di piano, quindi ho fatto un beat da 5 campioni, tipo, 6 campioni. forse anche di più. Lo fai al massimo. Hai anche reversato. Che cosa? Fighissimo, ma alla fine cioè anche la batteria che apparentemente non c'entrava un cazzo invece c'entrava tantissimo. Esatto, per la cassa L'hai ho... filtrato, no? Vabbè, il rullante è picciato di brutto. Ma non tanto, Davvero? ho picciato le cose magari di 2 semitoni. Ah sì, minchia, mi sembra... Per il rullante, a parte che c'era già un rullante nel sample di quelli un po' anni 80, anche se prima non sembrava, aveva una coda bella lunga, faceva Sì. e quindi quello l'ho tenuto come sotto. E il rullante che ho preso dall'altro pezzo ce l'ho, a parte che c'è anche un rullante preso da questo disco jazz che era proprio una rullata, era un suono un po' particolare, quello l'ho picciato tanto ed è venuto un effetto strano. E poi invece il rullante che ho preso dall'altro disco l'ho distorto cercando la frequenza su cui distorcere di più. Cioè, il processo che hai seguito è stato prima scegliere il sample primario dell'accompagnamento e poi le cose che ci hai aggiunto hai detto mi serve un basso e allora hai cercato la nota di basso finché non l'hai trovata e poi l'hai campionata. No, ho cercato le cose campionabili dai 2 dischi e pian piano le ho usate una per volta. Quindi sono partito dal sample che ho usato principalmente. Quello primario, sì. Da lì poi ho campionato le batterie di quell'altro pezzo, ce le ho messe insieme, poi ho detto vediamo, cerchiamo di trovare altre cose da metterci. Prima ho trovato quelle parti di piano e le ho fatte suonare insieme. Poi ho preso il contrabbasso, ho fatto quella faccenda che vi dicevo prima e ce l'ho messo nelle prime battute. Sì. Poi ho trovato un'altra parte che mi piaceva del sample iniziale, dove entrava il sax, e l'ho messa per farla subentrare nella struttura del pezzo. E lì a quel punto ho deciso di fare quei buchi in cui ho fatto inserire il piano, che in certi punti va anche con un tempo diverso e poi ritorna sul... È quella la cosa figa. quasi come se suonasse veramente per gli affari suoi. Ok, oh, facci sentire le mucche. Ok, bella. Allora, a me è capitato questo disco di Nina Moscori in Italia. C'ho il foglietto per Non si sa mai. c'ho il foglietto per i campioni perché ho spezzettato di qua e di là della roba strumentale. C'hai anche la biografia della Nina Muscoli, ammettilo. Sì, Raccontaci, dai. Ha fatto è nata Ha fatto a il- Creta. Cosa ha fatto prima? Prima che nascesse niente. Ha fatto il conservatorio per 6 anni, studiando tra l'altro piano, canto e armonia. E poi? E poi l'hanno cacciata perché l'hanno trovata una notte che stava suonando jazz con una band. Stava Sì, jazzando. appunto. Queste sono le mucche in Valdano. Quattro lettere d'amore. Faccela sentire. Era proprio la parte iniziale. Il campione. Quindi questo è il primo che i campioni che ho usato. Dai, mica è perfetto. E ci sono altri 4 campioni perché comunque inizia in un mood molto più, diciamo, classico e poi sfocia in questa cosa molto mucche in Valle d'Aosta. Però è che l'ho sentito e ho detto no raga, mi piace. Ah, ci fai già sentire il beat?
Gli altri campioni sono segreti. Se ne vergogna tremendamente. No, questo è preso da lei, questo di nuovo da lei, E ti lamentavi. e poi è uscito qualcosa di lui. Ma scusa, questo piano qua sarebbe Airlines o Nina? Nina! Queste sono le musiche. Robe ciao belle, Provano proprio il campanello. È bellissima la transizione, cioè geniale. Ma normale. Quella sì. Cioè, potrebbe la metà sì. Non sai quando Che forte, svarione. Vado Sì, strano. è uno svarione abbastanza pesante. La parte iniziale più classic è appunto più classic, l'altra Nina, parte è proprio uno no, la prima parte è quella lì. Poi diventa No, uno svarione. prima parte è Nina Muscoli, poi c'è No, la frasetta la frasetta. di Airlines. Ah, quindi il campione, quello che si sente in realtà è Nina Muscoli. Campionessa di Quindi alla fine ha meritato Nina Muscoli, cioè potevi Aveva prendere anche- tutto dal disco jazz e hai preso quasi tutto da Nina Muscoli. Quindi... Sì. Allora, noi siamo in Midnight Espresso, veniamo da Genova, facciamo questa roba perché ci piace farlo. Giusto puntualizzare. No, raga, veramente mi sento a disagio. Vai, sei bravissimo, sei a metà strada, è quasi finito. Ci sei, ci sei quasi. Troverete i link in descrizione al video. Cosa? È la parte più difficile. Non ce la faccio. Dai. No, mi serve una lista. Ah, i punti chiavi sono iscriversi al canale. Allora, punto chiave numero 1. Aspetta. No, iscriversi al canale. Perché dai. No, lo dovete fare, dai. No. Ho detto lo dovete per cortesia, è un modo di dire. Poi il secondo punto. Iscrivervi, anzi seguirci su Bandcamp, raga, è una figata. Poi nel negozio ti vendi, pigli i dischi a caso e quello che esce. Ci sta, bella. Guarda. Alla prossima puntata. In italiano. Ma no! Ciao. Devi dire, dillo. Alla prossima puntata. Ciao Silvio.